GTA 5 Online è un gioco che non ha bisogno di presentazioni. Tutti hanno almeno una volta sentito parlare di questa esperienza multigiocatore firmata Rockstar Games che da oltre 10 anni domina il mercato online su PC e console. Infatti Grand Theft Auto Online continua malgrado l'età ad essere una sempreverde prima scelta ai giocatori che vogliono svagarsi con gli amici, nonché una macchina da soldi efficacissima per Rockstar. E i fattori determinanti del suo successo sono tanti, come la costante presenza di nuovi contenuti grazie ai DLC gratuiti, la diversità e le modalità di gioco, gli elementi di progressione, ma soprattutto la libertà e l'edulcorata trasposizione della criminalità che solo la serie di Grand Theft Auto può offrire, che così può essere provata anche in compagnia di altri, in un mondo più vivo. Tuttavia, questo concetto, che sicuramente con GTA Online ha visto il suo culmine finora, non è affatto nuovo a questo franchise a tema criminale, che fin dalla sua nascita ha visto vari tentativi ed implementazioni di una formula multigiocatore che potesse garantire la stessa libertà anche in rete. In questo video faremo un viaggio in tutte le modalità multiplayer dei Grand Theft Auto precedenti per vedere cosa c'è stato prima di GTA Online. Io sono Gaz07X e vi do il benvenuto in questo nuovo video, vi auguro una buona visione. Prima di cominciare ci tengo però a specificare che in questo video saranno incluse solo le modalità multiplayer ufficiali rilasciate e mai rilasciate dei vari titoli, pertanto non prenderò in considerazione le varie mods come San Andreas Multiplayer, Multi Theft Auto, GTA Connected o server alternativi. Detto questo, partiamo subito con GTA del 1997, il primo titolo della serie nonché il primo ad implementare un'esperienza multigiocatore, esclusiva della versione PC e che offriva, come d'altronde ogni gioco online che si rispetti, una modalità deathmatch tutti contro tutti in giro per le varie città del gioco, ma anche una seconda modalità, la Cannonball Race, una gara automobilistica a checkpoint il cui nome è probabilmente ispirato al film La corsa più pazza d'America, il cui titolo originale è The Cannonball Run, o all'omonima gara nella vita reale. Per giocare era necessario eseguire un server dedicato sul computer dell'host, che perciò aveva anche bisogno di fare port forwarding sulla propria rete e fornire il proprio IP ai giocatori. E anche se oggi esistono alcuni server browser per giocare ancora online su questo gioco dopo quasi 30 anni, comunque molti server sono vuoti o direttamente chiusi e fanno tutti affidamento su mods dei fan, perciò non mi è stato possibile giocare online in maniera ufficiale a questo gioco. Inoltre questo stesso multigiocatore è anche disponibile sulle versioni PC di GTA London 1961 e 1969 senza variazioni o aggiunte nelle modalità o nel metodo di collegamento alla rete. Passiamo ora a GTA 2 dove nella versione PC vediamo il ritorno del multiplayer che sotto molti aspetti rimane invariato a quello del suo predecessore, tuttavia vediamo alcuni miglioramenti nei sistemi di hosting e connessione ai server, come la presenza di uno strumento ufficiale chiamato GTA 2 Manager, che offre un metodo per l'hosting e la connessione ai server più semplice e dritto al punto rispetto a quanto proposto dal primo capitolo. E qui vediamo la rimozione della Cannonball Race, ma in compenso due nuove modalità in aggiunta al deathmatch già presente nel titolo del 97, ovvero Tag, che sostanzialmente è una chiapparella online, e Points, dove chi ottiene più punti con uccisioni e furti in giro per la mappa vince. Neanche su GTA 2 sono riuscito a giocare online data anche qui la presenza di server prevalentemente basati su mods dei fan. Ma facciamo ora un passo avanti al titolo che ha stravolto completamente la serie ridefinendola radicalmente, Grand Theft Auto 3, che non solo aveva l'obiettivo di rivoluzionare l'esperienza del giocatore singolo, ora con una storia più rifinita e coinvolgente, ma anche tutto il comparto del gioco multiplayer, dato il sempre più crescente successo del gioco online sul finire del XX secolo. E Rockstar voleva farlo introducendo mappe specifiche per quest'ultimo, nonché delle modifiche alle aree preesistenti e al mondo di gioco per dare più varietà, ma anche più modalità, più opzioni di personalizzazione per i giocatori e un sistema di connettività più user friendly ed efficace. Sfortunatamente tutto ciò non vide mai la luce. Ciò nonostante abbiamo comunque modo di capire come sarebbe dovuto funzionare il multigiocatore di GTA 3 grazie a opzioni nel menu rimaste nel codice della versione finale e persino mappe esclusive in gran parte complete. Infatti World Realm Studios, o come si chiama oggi Grove Street Games, quando nel 2011 rilasciò la 10th Anniversary Edition di GTA 3 per dispositivi mobili, in qualche modo finì anche per rendere disponibile tra i file di gioco 5 mappe multiplayer, 2 totalmente nuove e 3 consistenti in versioni leggermente modificate delle varie isole della modalità giocatore singolo. E da questo punto di vista i porting mobile dei capitoli della trilogia sono estremamente preziosi, dato che tutti per qualche strano motivo riescono a portare alla luce moltissimi contenuti rimossi altrimenti persi per sempre, che non sarebbero ottenibili nemmeno tramite delle compilazioni o progetti di reverse engineering delle controparti per computer. E dato che i titoli della Definitive Edition sono basati su queste versioni, suppongo che questi contenuti siano presenti
presenti anche tra i file di questa. Ovviamente queste mappe non sono utilizzabili in alcun modo nella versione mobile, e dunque qui entrano in gioco i talentuosi modder della scena di GTA 3. Infatti il modder russo Zmei 20009 nel 2014 è riuscito con successo a rendere giocabili sul PC queste mappe, e il suo lavoro è stato notevolmente importante, in quanto senza probabilmente oggi saremmo solo a conoscenza del menu multigiocatore, che è tranquillamente esplorabile su PC tramite strumenti come GTA 3 Menu Editor di Steve M. Sfortunatamente non sono riuscito a implementare nella mia copia del gioco né le mappe né il menu, tuttavia grazie a fonti in rete e strumenti come TXT Workshop e Map Editor sono comunque riuscito ad estrapolare tutti i contenuti necessari a comprendere al meglio il funzionamento del gioco online. Tramite il menu principale i giocatori sarebbero stati in grado di selezionare il multigiocatore. L'host avrebbe potuto creare la partita attraverso un menu dedicato, scegliendo le impostazioni di connessione, la mappa e le modalità di gioco. Le mappe disponibili erano Liberty City, interamente identica a come si presenta nella storia, oppure per un'azione più contenuta si poteva scegliere tra i vari quartieri delle tre isole come il Red Light District, il porto o Chinatown nell'isola di Portland, la zona universitaria a Staunton Island e l'area industriale a Shoreside Vale, che disponevano di alcune differenze rispetto alla mappa giocabile nella storia, come alcuni interni accessibili a Portland ma vuoti, molte più scale vicino agli edifici, sempre nella prima isola per poter accedere a più tetti, che presentano collisioni e sono completi, a differenza di come si presentano nel giocatore singolo dove sono scoperchiati perché tanto non sono raggiungibili dal giocatore. E per evitare che i giocatori che sceglievano di giocare nei singoli quartieri uscissero da quelle determinate aree, erano disposti edifici o barriere al posto di alcune strade, che per risparmiare memoria erano direttamente presi da altre aree della mappa. Ad esempio potete vedere qui in foto davanti alla safe house di Cloud a Portland ci sono schiere di enormi palazzi al posto della strada che c'è normalmente. Tuttavia nei rendering LOD delle isole questi palazzi non sono presenti, probabilmente perché questi sono riferiti alla mappa che viene caricata quando si sceglie di giocare su tutta la città, e questo mi fa pensare che magari i modelli a bassa definizione non furono mai implementati per le mappe e i quartieri data interruzione brusca dello sviluppo del comparto multigiocatore. E poi c'erano le due mappe esclusive, The Tower, il cantiere di un grattacielo a Staunton Island, e infine The Sewer, una fogna collegata al cavo di una banca. Dalle modalità GTA 3 avrebbe avuto ben 8 modalità diverse tra grandi classici e titoli multigiocatore e modalità tutte nuove. Purtroppo non sappiamo nulla sui contenuti delle modalità oltre al nome e perciò possiamo solo supporre in cosa consistevano. E queste erano Deathmatch, classico e amatissimo combattimento tutti contro tutti, Deathmatch Stealth, che probabilmente avrebbe richiesto l'uso di armi considerate più stealth come fucili da cecchino, Team Deathmatch, altra modalità che non ha bisogno di presentazioni, Team Deathmatch Stealth, stesso discorso della controparte tutti contro tutti, Stash the Cash, probabilmente una modalità competitiva o cooperativa inerente all'assalto dei furgoni blindati come nella missione Van Heist nella storia. Poi avremmo avuto un Capture the Flag, il tradizionale cattura la bandiera, la modalità regina indiscussa delle competizioni a squadre. Rat Race, che secondo lo slang inglese è una definizione di gara verso il successo. Onestamente non ho idea di come questo potesse essere applicato a GTA 3, lascio a voi spazio di interpretazione. E fine Domination, probabilmente è una modalità in cui bisognava prendere il controllo di un certo numero di postazioni sparse nella mappa contese tra due squadre. Una volta scelta la mappa e la modalità da questo grande catalogo, la partita sarebbe poi stata avviata e apparsa sul server browser di GameSpy, che avrebbe gestito le connessioni facilitando l'hosting e gli accessi. E per quanto riguarda le impostazioni, il giocatore aveva la possibilità di scegliere il proprio nickname, un colore che probabilmente avrebbe colorato il nome nella classifica del match e una skin, probabilmente tramite il selettore della skin che abbiamo oggi nella versione finale per PC, chissà. Insomma, GTA 3 avrebbe potuto avere un gran bel multigiocatore, però Rockstar, dato il troppo lavoro che ciò avrebbe richiesto, considerando le dimensioni ridotte del team di sviluppo, che già aveva dovuto rinunciare ad un'intera versione del gioco, ovvero il porting per Dreamcast, che peraltro sta per vedere la luce grazie al lavoro dei fan, decisero di staccargli la spina, rilasciando il gioco nel 2001, che nonostante la mancanza di questa funzionalità comunque riscosse un notevole successo, catapultando il franchise al punto in cui è oggi. E ovviamente, dato il successo di questo terzo capitolo, Rockstar decise di cogliere subito la palla al balzo e realizzare un DLC per GTA 3, che diventerà poi niente meno che Vice City. Per quanto riguarda il multiplayer di Vice City non abbiamo molte informazioni, dato che fu scartato molto presto durante lo sviluppo. E stando a Bob Vermey, l'ex direttore tecnico della serie, ci furono tentativi di implementarlo ancora più nel dettaglio rispetto al capitolo precedente, ma fallirono scartandolo definitivamente. Ma possiamo presupporre che anche in questo caso tale modalità sarebbe stata esclusiva della versione PC, anche perché dovete considerare
considerare che al tempo dello sviluppo di Vice City l'unica console disponibile sul mercato in grado di permettere il gioco online in maniera diciamo plug and play era il Dreamcast, piattaforma che gli sviluppatori di Rockstar North avevano abbandonato. Infatti la PS2 non aveva una porta Ethernet che fu introdotta solo nel 2004 con la serie Slim, e perciò le funzioni online per i modelli FAT di PlayStation 2 presupponevano un investimento piuttosto oneroso e per molti proibitivo per l'adattatore di rete e l'hard disk necessario agli aggiornamenti dei giochi, spingendo Rockstar a fare un passo indietro sulla possibilità di avere multigiocatore sulle console. Ma forse proprio il desiderio di vedere più giocatori fruire dell'esperienza Grand Theft Auto sullo stesso schermo portò 2 anni dopo, nel 2004, con il rilascio di San Andreas, alla nascita di un multigiocatore cooperativo esclusivo per le versioni PS2 e Xbox, estremamente semplice e talmente secondario e così poco evidenziato a Rockstar che non tutti ad oggi lo conoscono. Infatti per avviarlo era necessario andare in dei precisi punti in giro per la mappa dove era possibile raccogliere dei pick-ups che avrebbero potuto avviare 2 diverse modalità, una chiamata Run Around, che era sostanzialmente una sorta di free mod, dove i giocatori si sarebbero ritrovati a vagare in giro per tutta la mappa a fare caos per le strade, e poi Rampage, che è niente meno che una riproposizione delle missioni in violenza di GTA 3 e Vice City, ma con alcuni cambiamenti che rendono più varia l'esperienza. Ad esempio quella che vedete ora, che ho provato assieme a un amico, dato che per la PS2 non esiste un accessorio tipo Rob del NES, in cui tutta l'azione si deve svolgere a bordo di un'auto. E quindi grazie mille a Rocco per aver partecipato alla realizzazione di questo video, senza il quale non avrei potuto provare questa modalità e altre che vedremo oggi. Durante il gameplay di questa esperienza multigiocatore locale sono evidenti le limitazioni imposte al gioco dall'hardware della console. Infatti, non essendo un split screen, entrambi i giocatori dovranno restare entro un certo raggio l'uno dall'altro, dato che la visuale a volo d'uccello dovrà coprire entrambi. Inoltre non è possibile partecipare a missioni principali e secondarie, utilizzare armi che prevedono la mira viewfinder come fucili a cecchino o lanciarazzi e guidare 2 veicoli contemporaneamente. E tutto ciò rende il multiplayer di San Andreas un'aggiunta sicuramente piacevole da provare e particolare, che non abbiamo più visto implementata in questo modo sui titoli successivi, ma comunque non fondamentale data la mancanza di cose da fare. Passiamo ora a GTA Advance, altro titolo per cui gli sviluppatori avevano in programma di realizzare un multigiocatore, che fu respinto molto presto durante lo sviluppo. Infatti questo titolo per la console portatile di Nintendo inizialmente doveva essere un remake di GTA 3, da come possiamo persino vedere dagli artwork presenti nelle inserzioni pubblicitarie finali del gioco. Avrebbe dovuto includere presumibilmente modalità come deathmatch, gara checkpoint e magari anche altro, e tutto facendo uso del link cable a 2 o 4 giocatori, unico modo per giocare in multiplayer sul GBA. Ma appena i progetti per il gioco passarono da un remake a un titolo tutto nuovo, l'idea fu cancellata totalmente. Ma un anno più tardi, nel 2005, con l'arrivo di GTA Liberty City Stories su PSP, non solo si ridefinisce il modo di giocare a questa serie fuori casa, con un titolo molto più simile alle controparti per PlayStation 2, ma anche quello del multiplayer, che finalmente vede su una console quanto sarebbe potuto essere stato offerto su PC. Difatti, facendo uso della modalità ad hoc della PSP, sostanzialmente una connessione wireless tra console vicine, sarebbe stato possibile giocare a un multigiocatore fino a 6 giocatori, con 7 modalità diverse, che io e Rocco abbiamo provato sulle nostre PSP, e per darvi una visione quanto più fedele possibile, il gameplay che vedrete è stato registrato direttamente sulla PSP grazie al plugin Remote Joy Lite, e chiedo venia se in alcune parti il video lagga, ma purtroppo è inevitabile considerando la registrazione, che anche su una PSP 3004 con la frequenza della CPU a 333 MHz fatica a gestire su tutta Liberty City o solo in alcune sezioni. Ma le modalità disponibili sono il pezzo forte di questo multiplayer. Infatti ci sono ben 6 diverse modalità: Liberty City Survivor, il tipico deathmatch che state vedendo ora, c'è poi Get Stretch, bisogna rubare le limousine degli avversari e portarle nella propria base, un po' come un Capture the Flag. Poi vediamo The Hit List, dove un giocatore casuale è marcato come obiettivo e deve cercare di sopravvivere contro tutti gli altri che faranno di tutto per ucciderlo. Abbiamo poi le classiche gare automobilistiche a checkpoint, che state vedendo ora sotto il nome di Street Rage. The Wedding List è una modalità che consiste nel rubare determinate auto in giro per la mappa e portarle ad un punto di consegna. Una volta consegnate avremo una ricompensa in denaro e chi alla fine del match ha più soldi vince. Infine c'è Thanks for the Memories, dove un giocatore deve cercare di prendere un carro armato e sopravvivere contro tutti gli altri. Tutte le modalità ovviamente sono più godibili in presenza di più di 2 giocatori. In tutte le modalità eccetto Street Rage è possibile raccogliere armi, giubbotti antiproiettili e salute, volendo anche potenziamenti in punti contrassegnati sulla mappa, un po' come vedremo nei titoli successivi. Inoltre, per quanto riguarda la personalizzazione del personaggio, possiamo scegliere tra diversi modelli della storia e NPC.
Nel 2006, con Vice City Stories, questa stessa formula multiplayer viene reimplementata, ma con alcune modalità nuove oltre alle preesistenti al titolo precedente, che fanno uso delle meccaniche di gameplay introdotte a questo gioco, come Empire Takedown, dove a squadre bisogna cercare di distruggere l'impero di attività della squadra avversaria, o ancora Might of the Hunter, che è analoga a Thanks for the Memories, ma anziché un carro armato c'è un Hunter. E infine VIP Rip, dove una squadra deve difendere un VIP dagli avversari che lo dovranno uccidere. E qui su schermo state vedendo un match in Vice City Survivor. Per quanto riguarda le mappe, anche qui abbiamo la possibilità di giocare su tutta Vice City o solo in alcune aree delle isole. La personalizzazione del personaggio rimane identica a quella presente in Liberty City Stories. Si può sempre scegliere tra un vasto catalogo di modelli della storia e NPC. Sfortunatamente, malgrado gli avanzamenti nelle capacità online della PS2 al tempo del rilascio di questi due giochi, nel loro porting per questa console il multigiocatore fu rimosso, rendendolo esclusivo di PSP. Ma facciamo un salto avanti nel 2008 con GTA 4, dove il multigiocatore vede la più grande attuazione mai vista fino ad allora nel franchise di Rockstar. Infatti con questo gioco si è stati in grado di realizzare un'esperienza senza compromessi per PC e console, date le capacità di PlayStation 3 e Xbox 360, e ancora oggi tra tutti i multiplayer dei Grand Theft Auto proto GTA Online è quello più attivo, con centinaia di giocatori ogni giorno sia su PS3 che su Xbox, dove il player count è nettamente maggiore grazie alla retrocompatibilità. Sfortunatamente su PC questo multigiocatore non è più giocabile dal 2020, in quanto facente uso del servizio Games for Windows Live, che è stato definitivamente chiuso da Microsoft. A livello di contenuti, questo multiplayer è ricco di modalità classiche, come il precedentemente menzionato Deathmatch, le gare automobilistiche che dispongono anche di una versione più GTizzata. Sto scrivendo il copione di questo video a così tante ore che sto anche cominciando a inventare parole, che consente l'uso di armi ma anche modalità riproposte dagli stories, e alcune esclusive come Cops and Crooks, dove una squadra, quella dei criminali, deve scortare un boss e mantenerlo al sicuro dai poliziotti, che proveranno ad ucciderlo. Ma particolarmente importante con GTA 4 è stato l'esordio di una modalità che ancora oggi è un importantissimo organo dell'esperienza multigiocatore di Grand Theft Auto. Sto parlando della Free Mod, che permette ai giocatori in tutta la città di vagare liberamente e fare tutto ciò che gli passa per la testa. Inoltre con questo multigiocatore è anche stato aggiunto un sistema di progressione a livelli da 0 a 10, una classifica globale funzionante tramite i servizi online della piattaforma su cui si gioca, e persino un sistema di chiamate al telefono con altri giocatori che va oltre la normale chat vocale. Insomma, con Grand Theft Auto 4 il multigiocatore ha assunto una forma molto più complessa che va ben oltre i match occasionali e ha gettato le basi di quello che sarebbe poi divenuto GTA Online. Per quanto riguarda i due episodes from Liberty City, i contenuti rimangono pressoché invariati. Se volete vedere un gameplay più approfondito di GTA 4 multiplayer, vi invito a guardare il video che ho fatto su PlayStation 3 all'inizio di quest'anno, trovate il link qua sotto nella descrizione. Infine arriviamo a GTA Chinatown Wars, che sancisce il ritorno della serie su una console portatile Nintendo, e stavolta il multigiocatore c'è. Infatti grazie alla Nintendo Wi-Fi Connection era possibile giocare localmente con altri giocatori a modalità simili a quanto visto con i giochi precedenti. C'era infatti il nuovo Liberty City Survivor, ma anche modalità nuove come Stash Dash, dove bisognava rubare un furgone e consegnarlo in cambio di soldi, presumibilmente simile a quanto avremmo potuto vedere in Stash the Cash su GTA 3. Poi Defend the Base, dove bisogna difendere in cooperativa con altri giocatori una base da ondate di nemici NPC, e Gangbang, una versione interamente tra giocatori di Defend the Base. Purtroppo non era possibile giocare a queste modalità al di fuori di un ambiente locale. Le uniche interazioni possibili online sono lo scambio di oggetti e armi con altri giocatori e il social club. Successivamente il multiplayer fu portato anche sulla versione PSP del gioco, ma non su quella iOS, uscita nello stesso periodo. Ho provato con Rocco a giocare alla versione per DS, dato che dispongo di una sola copia della versione per PSP, e purtroppo è impossibile giocarla data l'interruzione del servizio della Nintendo Wi-Fi Connection nel 2014, e so che esistono dei server alternativi, però avrebbero infranto la regola di giocare usando solo i sistemi originali. E beh, nel 2013 vediamo l'arrivo di GTA 5 e poco dopo anche quello di GTA Online, e il resto, beh, sappiamo già com'è andata. Direi che per questo viaggio nel passato del multiplayer di GTA è tutto, grazie a tutti per essere arrivati fino a questo punto, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se avete mai giocato questi multiplayer prima d'ora e qual è il vostro preferito. Comunque noi ci vediamo in un prossimo video.